Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono qui per presentarvi questo nuovissimo prodotto rilasciato sul mercato da poche settimane, ovvero l'Absan H122D, un drone racing ready to fly, ovvero pronto al volo senza dover smanettare tra programmi, radiocomando eccetera eccetera. Io sono, come sapete, un grande appassionato di droni, ma non mi ero mai avvicinato troppo all'ambito racing, in quanto c'è un po' da smanettare. Certo, è anche bello smanettare, però io volevo qualcosa di pronto al volo da utilizzare subito, e Absan ha pensato bene di rilasciare questo drone che costa all'incirca 60 euro, che è davvero bello, divertente ed è semplice da utilizzare. Questo prodotto potete acquistarlo da Gearbest, link qui sotto in descrizione, in due versioni: questa versione base con drone più radiocomando e la versione avanzata con drone radiocomando, monitor FPV più occhiali FPV. Questo drone è compatibile con qualsiasi monitor e occhiale FPV a radiofrequenza a 5.8 GHz, come ad esempio il radiocomando originale dell'Absan H501S. L'Absan è un marchio cinese che io sinceramente adoro, realizza droni economici ma di ottima qualità. Diamo un'occhiata alla confezione. Abbiamo il drone raffigurato nella parte frontale, colorazione unica, giallo canarino, non so come definirlo, nero. Il resto della confezione è abbastanza anonima. Qui sotto abbiamo l'immagine del radiocomando e del display FPV non incluso in questa versione, che è la versione base che io ho preferito comprare. Qui abbiamo la raffigurazione del radiocomando, che è molto semplice, sembra quello della PlayStation, ma comunque ha degli stick che sono precisi, hanno una buona resistenza e quindi per il volo racing vanno più che bene. Abbiamo poi le varie caratteristiche: range di controllo fino ai 100 metri, fotocamera frontale HD che oltre a trasmettere segnale in FPV registra e scatta foto di buona qualità, mi ha anche stupito, supporta micro SD fino a 32 GB classe 10, streaming FPV, flip a 360 gradi, abbiamo una durata di volo che va dai 6 ai 9 minuti in base al vostro utilizzo, ricarica in 150 minuti, segnale video a 5.8 GHz come vi ho detto e batteria da 7.6 volt a 640 mAh. Andiamo ad aprire ora la confezione. Opla, siamo subito accolti dal bellissimo drone, che mettiamo un attimo da parte per vedere che altro abbiamo qui nella scatola. C'è il radiocomando, non c'è tantissimo, c'è il minimo indispensabile, ma per volare va più che bene. Ecco qui il radiocomando, che come vi ho detto sembra quello della PlayStation. Gli stick sono comunque buoni ed è quello l'importante, il resto è un po' plasticoso, comunque fa il suo lavoro. I tasti sono ridotti al minimo indispensabile, ovvero gli stick, tasto d'accensione, tasto per le luci, tasto per il monitor, quindi sulla mia versione è totalmente inutile, tasto per le foto, tasto per i video e trimmer per regolare il drone se sbanda a destra oppure a sinistra. Possiamo anche aprire il radiocomando che svela i due LED di connessione al drone, e qui possiamo attaccare poi il monitor FPV di serie oppure un altro monitor compatibile a 5.8 GHz. Abbiamo poi un manualino di istruzioni scritto tutto in inglese e infine abbiamo una confezione con le parti di ricambio, e vi dico subito cosa abbiamo: cavetto di ricarica per la batteria USB, cacciavite per sostituire le viti delle eliche, viti di riserva, e abbiamo anche 4 eliche di riserva 2A e 2B. Non c'è nient'altro, torniamo al drone e analizziamolo un po' più da vicino. Struttura molto resistente con questa rifinitura in fibra di carbonio, videocamera HD che è regolabile su più altezze. Se utilizzate la telecamera per l'FPV vi consiglio di regolarla verso l'alto, perché il drone tenderà a inclinarsi andando in avanti, quindi avendo la telecamera verso l'alto riuscite a riprendere davanti. Se avete la telecamera frontale riprendete praticamente l'asfalto o comunque la parte sottostante ed è inutilizzabile. Poi abbiamo l'antenna per il segnale a 5.8 GHz che è orientabile, il velcro che protegge la batteria
che volendo è anche sostituibile con una batteria maggiorata di maggiori dimensioni. Abbiamo poi i connettori per la ricarica e per la connessione al drone, un'entrata micro USB penso per aggiornamenti futuri, e dall'altra parte abbiamo anche l'entrata per la micro SD, e non c'è nient'altro. Il drone comunque è davvero realizzato molto bene e si presenta davvero benissimo. Qui al centro abbiamo questo coso che non capivo a cosa servisse. In realtà è un cicalino molto rumoroso che ci indica quando il drone perde la connessione con il radiocomando e altri problemi di sorta. Andando ad aprire lo sportellino delle batterie del radiocomando, notiamo subito che necessita di 4 mini stilo e presenta un ingresso micro USB, quindi penso anche in questo caso serva per futuri aggiornamenti, comunque lo scopriremo. Accendiamo quindi il radiocomando. Prima accensione facciamo l'accoppiamento se non è già accoppiato, tenete premuto il tasto delle foto, stick sinistro in basso e accendetelo. Fatto questo, come vedete lampeggerà il LED di connessione. Andate a connettere ora la batteria tenendo il drone vicino al radiocomando e in pochi secondi si connetteranno tra loro. Ed ecco fatto, il drone presenta una luce frontale molto forte e anche due luci posteriori da puro drone racing. La luce frontale può essere spenta dal radiocomando in questo modo. Come vi ho accennato poco fa, il drone è compatibile con qualsiasi monitor e occhiale FPV a radiofrequenza. Vi basterà trovare la frequenza del drone per connettervi. Vediamo se il mio occhialino la trova. Ecco qui, si è connesso. Mi vedete? Se avete invece il radiocomando dell'Absan H501S versione avanzata oppure versione base e volete utilizzarlo per questo drone racing, potete benissimo farlo. Ovviamente dovrete prima accoppiare il radiocomando al drone racing con la classica procedura di questo radiocomando. Andiamo ad accendere ora il drone e vediamo se si connette anche a questo radiocomando. Dategli qualche secondo. Ed ecco fatto. Bisogna cambiare frequenza ed ecco qui la frequenza giusta per avere l'FPV anche sul radiocomando dell'Absan H501S. Se utilizzerete questo radiocomando, un'accortezza: dovete rimuovere la molla di ritorno dello stick sinistro, in quanto questo drone ovviamente non ha controllo d'altezza, barometro. Bene amici, non ci resta altro da fare che vedere come si comporta in volo questo drone, il piccolo Absan H122D, un drone racing pronto al volo. Andiamo! Ed eccoci finalmente pronti al volo. Per armare i motori andiamo a premere le vette verso gli esterni. Questo drone ha due velocità che si possono modificare premendo la levetta destra, velocità 2, 2 bip, velocità 1, un bip. È un drone molto veloce, quindi sconsiglio di usarlo indoor. Usatelo comunque in spazi aperti le prime volte se non siete pratici, perché è molto reattivo. Lo stick sinistro, se premuto, invece fa fare i flip a 360 gradi. Questa è la velocità 1, quindi molto reattiva, c'è parecchio vento. Molto veloce, proviamo a farlo alzare. E ora proviamo la velocità 2. È quasi incontrollabile. Non sono molto esperto di droni FPV, cioè rating, però è davvero molto bello. Questi droni ovviamente non hanno GPS e barometro e vanno controllati totalmente in modo manuale, però è molto bello. Questa è la velocità 1, questa è la velocità 2. Le prime volte lo farete cadere, sbattere tante volte, ma è normale con questi droni. Secondo me sono perfetti per prendere padronanza. Un piccolo appunto: durante la recensione a casa
Avevo impostato una frequenza molto disturbata, però guardate che è una frequenza giusta, l'immagine è molto chiara, senza nessun disturbo, quindi basta sceglierne una buona. Ora direi di, oddio, di registrare un video col drone, vediamo la qualità video com'è. Dove è andato? Dietro di testa. Ragazzi, non sono molto esperto di droni racing, come vi ho detto all'apertura video, però è molto divertente se funziona ancora. Sì, credo che funzioni ancora. Bene amici, questo è tutto dall'Hubsan H122D, un bellissimo drone racing per iniziare a prendere confidenza con questo mondo molto particolare dei droni. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete acquistarlo c'è il link qui sotto in descrizione, insieme al link per entrare nel canale Telegram delle offerte. Mi raccomando, chiedete qualsiasi cosa vogliate nei commenti, lasciate tanti bei like, commentate e condividete il video a tutti i vostri amici. Questo è tutto, ciao ragazzi!